Ok, abbiamo sentito i punti di Emanuele. Siamo pronti? Elena, ti accompagno contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora lo vedo arrivare, è lui, e viene verso di me e muove le mani così, le braccia così. Ok, e dietro di lui ci sono tantissime specie di animali eh, liberi, ok, quindi uccelli, vedo anche tipo elefanti, leoni, vedo tanti animali, gatti, cani, lupi. Però gli animali li vedo, sai come quando avevamo da piccoli quegli album con gli adesivi da attaccare, Mhm, ok? Che gli adesivi erano a parte e c'era solo la sagoma mhm. dell'adesivo da attaccare. Ecco, gli animali li vedo, vedo solo le sagome e mi fa vedere questo perché è come se profondamente lui volesse fare questa cosa, cioè comunicare con gli animali e parlare con loro, cioè far parte di loro, ma ancora non riesce. E diciamo che vorrebbe vedere se anche questa cosa può essere sbloccata. È come se pensa che tutto quello che lo blocchi fa sì che lui non possa fare questa cosa qua. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Ok, di tutta questa massa di animali, Mhm. chiedi a questa massa di animali di tradursi in un'unica sola energia. È una subliminale, un'eterica, un'artificiale, una mentale? Allora, in questo caso è un po' eterica e un po' mentale, perché è quella di Emanuele, ok? Mhm, mhm, È come se ci fosse una parte eterica, che è l'idea di tutti questi animali assieme, che è per tutti, mhm. ok? E poi diventa mentale quando una persona la fa sua. Quindi la parte mentale è soggettiva e prende la forma energetica della persona che la persona gli dà. Però c'è una base energetica che è eterica, che è uguale per tutti. Ok, chiamiamola l'eterico animale. Mhm. Cosa si presenta? Allora, di arco, come se fosse un Ripetimi, arco, scusa, ripetimi. è come se si presenta una specie di arco, Mm, come se fosse un arco energetico che ai bordi è blu e poi dentro pian piano diventa, sbiadisce sempre di più e diventa bianco, quindi proprio questa energia che va da bianco e poi i bordi blu, azzurro intenso. ed è eterico? Sì, Ok. Vibrazione di Emanuele. oh, 250 miliardi. Ah, che è la vibrazione altissima del finale di un outsider. Consapevolezza.
196%. PSPE. Devo fermare l'istante perché cambia molto, di solito cambia, ma non così velocemente. Come se lui cambia di 5 punti molto velocemente. Fa una Va media. comunque, sì, una media è 55 PS e 45 PE. Ma va verso la metà o va verso il 60 con la PS? No, fa da 50 a Ah, 60. ok. Ok. Vite precedenti. 928, Cervello. 10,3. Vabbè. I valori non li commento neanche perché si commentano da soli, no? Mm. Vita precedente in cui c'è questo forte legame con natura e animali. Chiamiamolo che si presenti con Mhm. questa esperienza parallela. Ok, era lì è un capotribù di un'isola. Mhm. ehm, e quello che mi mostra è proprio la capacità di interagire completamente, quindi al 100% con la natura. Ok, quindi ehm, quello che mi vuol far vedere è che lui lì ha imparato a convivere con la natura in maniera tale che né la natura verso di lui ha mai creato danno e neanche lui verso la natura. Cioè, quindi è come se giocassero un gioco assieme. Quindi erano sempre nel benessere tutte e due. Vedo proprio a livello energetico che c'era questo scambio. Ok, il capotribù mangiava un vegetale, il frutto di un albero. Lo stacca dall'albero, è successo questo? No, Ehm, Come se lui aspettasse che il frutto che cadesse. l'albero, esatto, che glielo donasse proprio l'istante in cui, E lui per esempio, cacciava animali? no, gli animali quando morivano servivano per fare altro, quindi solo da morti, appena morti, usavano le pellicce quando erano morti e il resto lo davano agli altri animali per continuare la catena, ma non mangiavano loro la carne. Quindi erano vegetariani, vegani, Sì, diciamo? sì, Uova di sì, vegani. uccelli. Ecco, sì, vegetariani, uova d'uccello, sì, se sempre cioè per esempio mi è arrivata questa scena, se un uccello aveva 6 uova, ok? E magari ne covava 4 perché non riusciva a covarle tutte, Mm? allora quelle due le mangiavano, Le altrimenti buttava no. fuori dal nido, loro Sì, capivano e le mm, prendevano. sì. Però la carne no, No, la carne no, perché che è se allora quello l'animale che era vedo è che morto. Quindi la questione sì, rispetto era rispettata. sì, perché era più utile per la catena alimentare per altri animali che non erano in grado di mangiare altro che quello, ok? Mhm. Quindi nella natura eh, era giusto che facesse quel passaggio lì. Come si chiamava questo capotribù? Timpti. E mi sai dire che posto? Sulla Terra? Che Sì, epoca? allora, io direi intorno 1630 più o meno. Mhm. Così era un'isola, Oceano Indiano. Quindi lui ha la pelle scura?
quel colore lì sì, un po', non so, quello olivastro, un po' così. Ok. Mhm. Cosa hai imparato in questa vita, Team T? Ha imparato a sentire proprio, a vedere, a sentire l'energia della natura e quella dell'uomo. Ok, quindi è diventato parte della natura, quasi come se anche l'uomo lì fosse un altro tipo di animale, no? Quindi era la parte mancante. Allora, ci sono gli animali, c'è l'erbivoro, il carnivoro, ok, vari step. Poi ci sono tutti gli alberi, il mare, tutti i pesci, e diciamo l'uomo era quel lì, lui ha sentito che era quel pezzo mancante di energia per fare l'energia perfetta dell'ambiente. Va bene, sono molto curioso di sapere se ci sono interferenze. Allora, ce ne sono due. Mm, Allora, una ehm, è una mantide, mhm. ehm, diciamo è abbastanza consistente come interferenza, ma è come se la vedessi statica, nel senso, è come se si fosse attaccata ad Emanuele, Mhm. ma non riesce ad agire più di tanto. Mm. È riuscito a trovare il varco, ma non riesce ad avere margine di azione. Prima sì, adesso no. Adesso è come se Emanuele avesse trovato la strategia per non farsi interferire da Mm. lei. Cioè, Ma vedo allo proprio stesso come... tempo senza riuscire a buttarla fuori. Mm. Esatto, è lì Attaccata. che pesa, diciamo. E la seconda? La seconda è un falconiforme che collabora con una delle due entità mentali, Ok. Di che livello? 2 e 3. Con che scopi? Allora, quella di livello 2 mm, è quella che gli fa credere che il fatto che lui non abbia, cioè che sia sempre molto, che non abbia una routine, un'abitudine, sia un difetto, cioè tendenzialmente lui sarebbe è molto creativo e quindi questa sua capacità di vivere senza avere delle cose sempre uguali sarebbe a suo vantaggio verso la sua creatività. Se non fosse che questa entità gli fa credere che questo è il limite per la sua creatività e quindi quando lui inizia a fare qualcosa, eh, questa entità mentale gli manda un pensiero per far sì che lui smetta di farla perché eh, pensa di non riuscire a portarla a termine. Ok. Ok. 3? Livello 3? L'entità di livello 3 la vedo come una... Beh, è quella che lo fa sentire solo, che gli dice tu sei da solo. Rinforza un po' quella di livello 2 come idea, nel senso sei da solo e quindi sei da solo perché non sei in grado di portare avanti le cose, Mhm, non puoi rimanere da solo, no? mhm. Lavora tanto su questa cosa qua. Ed è questa entità di livello 3 collabora col falconiforme. Collaborano per abbassare le sue vibrazioni e quindi con questi messaggi di solitudine che le abbassano
riescono a ciucciare l'energia. Ho visto prima che il falconiforme ha fatto sì, cioè quello che è responsabile di un abduction che Emanuele ha visto quando era nel bar. Laobe. Sì, quello che lui ha visto era un abduction. Sono riusciti a mascherare quello che stavano facendo, però lui si è accorto, la PS si è accorta. Mm. E le luci nel cielo in montagna? Ehm, le vedo lì sopra da tipo già 2 o 3 giorni prima. Ah, È un abduction? la sera prima, assolutamente. Come se fosse la sera prima, adesso io non so. Quindi si sono fatti vedere il giorno dopo per No, dire no, non s- le ha le ha viste viste lui, lui. la PS sempre. Sì. Come a dire, ricordati di chiedere questa cosa un giorno per sapere che eri Mm. sottoposto a abduction. Va bene. Ci Sì. sono i DL e impianti. Allora, un impianto eterico che hanno messo quella volta dell'abduction nel bar Mhm. e lo vedo qua in mezzo al petto. E poi Mhm. vedo un impianto mentale rotondo proprio in mezzo al cervello, appena sopra la pineale, direi. E DL Due, che fuori. collaborano con le entità mentali, come Sì. sempre. Va bene. Mm, Causa esoterica dell'incostanza e dell'indecisione, entità mentali. sì. Non finire le cose, l'abbiamo detto. Mhm. Fiducia mal riposta sua nei confronti degli altri. Mm. Questa la vedo un po' che fa parte della sua insicurezza, cioè come se fosse un po' uno specchio, no? Eh, lui non si fida di sé e quindi ha paura che gli altri lo freghino perché non è affidabile, Mhm. ok? Fa parte sempre, è una conseguenza sua però, cioè non ha una causa esoterica diretta, è una causa, è indiretta rispetto a quello che l'entità di livello 2 gli fa credere, no? Quindi l'insicurezza, l'incertezza, e questa cosa qua è causa a livello suo emotivo emozionale questo sentimento di non fiducia, di diffidenza, avere una vibrazione bassa. Fissazione sull'etimologia di alcune parole. Non sempre, ma a volte sì. Allora, quello che vedo io è che spesso si fissa su parole che la PS gli indica. Cioè Mhm. è la sua centratura di sentire la PS, ok? E quindi spesso, adesso non so le parole, ma magari dicendo questa cosa lui poi conferma, ehm, sono parole che la PS le indica, lui poi va a cercare l'etimologia e questa cosa qua le dà un input per fare qualcosa come direzione della sua vita. Mhm. Può essere Quindi che sono... le- mm. leggendo quella parola gli viene un'intuizione o una cosa così. Sì, no, chiaro, l'etimologia delle parole, che di solito è o greca o romana, di solito, non sempre, ma Mhm. spesso aiuta a comprendere le parole ed è un'ottima tecnica in questo caso, non ci avevo mai Mm. pensato, di comunicazione della Ah, PS, no? Che non so, sì, manda delle infatti, canzoni, manda dei esatto, non l'avevo mai pensieri, vista, ma sì. manda delle sincronicità in questo Mm. caso, o manda dei Delle numeri che parole, nessuno capisce, in questo caso invece anche manda dei delle numeri. parole. Mm, mm, mm. Va bene, Sì. andiamo al ritiro di alimentazione pranica con tanto di digiuno di 21 giorni, che Emanuele ha fatto qualche tempo fa. Vediamo se ci sono state interferenze. E lì gli si è attaccata la mantide. Ok. Mm. E la persona che ci ha rimesso le penne, che è successo?
Allora, io la vedevo già piena di interferenze, ne aveva già tipo 3 o 4. Col digiuno c'è un momento dove le vibrazioni sono bassissime per poi quei pochi che riescono ad alzarle tantissimo e mantenerle sempre alte, ok? E Mm? lì in quel momento, mentre si abbassavano le vibrazioni, è arrivata un'altra interferenza che lì, in quel posto, in quell'occasione, io ho visto tipo quasi tutte mantidi sono arrivate, quindi anche lì una mantide era troppo. E il corpo non L'ennesima ce l'ha interferenza. fatta. Mm. Ok, alimentazione pranica ha senso È in veramente generale? estrema. No, cioè fatta così Non è estrema. mangiare, ma nutrirsi del prana che è intorno a noi. Allora, potenzialmente lo sappiamo che è possibile, no? Però quel livello lì è un livello che poi non ha più senso, cioè non ha senso da fare qua nella Matrix, in questa Matrix, perché qua c'è la parte concreta, cioè se arrivi a quel livello lì non ha più senso che la PS stia qua, Mm. ok? Perché qua si deve nutrire di cose concrete, è qua apposta. Va bene. Mm. Causa esoterica di solitudine. È l'entità mentale di livello 3. Senso di abbandono. Sempre quello. Difficoltà relazionali. Questo invece lo leggo più all'entità di livello 2 perché questa sua insicurezza, incertezza, così vagare, un po' confusione, quello che lui percepisce, lo, lo fa sentire anche un po' inadatto, inadeguato a una relazione, quindi poi magari fa dei gesti o dice delle cose che lo mettono in difficoltà rispetto all'altra persona e l'altra persona si allontana, ma lui lo fa come difesa perché non si sente adeguato alla situazione. Essere incompreso. Vabbè, l'hai già detto. Sì. Da piccolo diceva che era stato adottato. Allora, lui è nato con un'interferenza di soliti, il tuo migliore amico, pleiadiani. Ottimo. Eh? Non so come, a un certo punto, lui intorno ai 22 anni, così, è riuscito a liberarsene. Non ce l'ha più. Ashtar biondo? Sì. Bene. Come ha fatto? Come è riuscito a farlo? Allora, perché Emanuele è una di quelle PS che ogni tanto vediamo che hanno quella specie di scudo intorno energetico, no? Non è una È una PS, pezza. no, non è una PS delle PS, Mhm. che perché la PS delle PS, Non è eh, proprio interessata dalle interferenze. le Come uno interferenze vanno, scudo. cioè escono subito. È una via di mezzo, no? Quindi eh, riescono a interferirlo, ma per un breve periodo, perché poi riesce a buttarle fuori. E Perché ha infatti, adottato? Dimmi, dimmi, dimmi. ehm, infatti la mantide che è solo attaccata è perché lui pian piano la sta togliendo, sta riuscendo ad eliminarla. A staccarla. Mm. Ok. Perché adottato? Diceva che era adottato? Allora, lui diceva che era adottato e quello che vedo io è che lui, vedo che dice che pensava di arrivare da un'altra parte, come se l'avessero messo sulla terra da un'altra parte, cioè come se arriva dalle Pleiadi e l'hanno messo lì, Mm. ok? E quindi per forza è stato adottato perché è arrivato da un'altra parte. Ok, bimbo sperduto. Perché? Diciamo che è quello che lui ha sentito quando, cioè, credendo di arrivare da un'altra parte, ok, Mm.
come se lui avesse sentito un momento dove era stato abbandonato lì, cioè ha avuto quella sensazione, Mhm. ok? Mm, quello che mi viene, l'immagine che mi viene è che c'è stato un momento in cui è stato separato da sua mamma per qualche giorno. Mhm. Ok, quell'emozione lì, lui si ricorda quell'emozione lì e l'ha poi collegata all'essere stato portato lì. Sono riuscita a spiegarmi o no? Sì, Mm. va bene. Oh, Chiamiamo il fratello, nato prima di lui e morto dopo pochi giorni. Dimmi se si mm. presenta una PE o anche una PS. Si presenta anche la PS. Eh, l'immagine che mi mostra è una lotta interna. Mhm. È come se lui internamente si fosse trovato aggrovigliato in un filo, ok, e non è riuscito a liberarsi. E alla fine questo filo l'ha soffocato, l'ha stretto e soffocato. Ma il cordone? Mm. Un'interferenza? Allora, sicuramente un'interferenza. Interferenza la vedo forte, che ha fatto questa cosa qua. mm. Vedo proprio come se fosse, cioè come se dentro ci fossero dei fili, potrebbero essere simili metallici, Mhm. ok, che vengono come tirati e lui cerca di liberarsi da questi fili, ma poi alla fine non ce l'ha e viene stretto forte. Questo tutto dentro, cioè l'immagine che ho io è dentro al corpo, no? Quindi il corpo fuori fermo e dentro tutta questa cosa qua. Ok, è incarnata la PS? Sì, Beh, quindi non dobbiamo mandare nessuno nel no, portale aureo. no, 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 no. Vuole dire qualcosa, Emanuele? È incarnata in un chi? Maschio o femmina? Sai che in chi è incarnata? Mm, In Emanuele, no. te lo giuro. È una roba. Quindi è tornata. Sì, Può succedere, sì, può succedere. Quindi era necessario, lei voleva incarnarsi o voleva fare anche assolutamente. l'esperienza della falsa nascita? No, 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 perché allora era tanto potente, cioè quell'interferenza lì l'ha proprio bloccata, ok? Quindi non è riuscito. È come se vedo dentro il corpo, no? A questo punto è la PS che viene stretta, 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 ok? E l'unica cosa che ha potuto fare è andare. Mhm. Ma la seconda volta non ci sono riusciti. Molto Perché vedo interessante. tanto forte. Sì, ma devi vedere, cioè, sentire è particolare proprio, perché è come se io avessi sentito il passaggio dal fratello a lui. Ovvero? Come? Ehm, e ho sentito proprio l'energia della sua PS andare dal fratello quando è uscito e poi pian piano incarnarsi in Emanuele. Forse è quello che lui ha sentito, quello che sentiva. No? Ok, i Ah, no. Pleiadiani gli hanno fatto credere che arrivava da un altro pianeta, ma forse è Ok, quello che lui sentiva. ok. Ecco. Va bene, Mm. io ti voglio chiedere una cosa. Un animale Mm? che viene macellato per diventare cibo degli umani, una mucca, Mhm. che è tanto carina e simpatica e viene macellata. Ehm, è solo spirito, quindi solo parte eterica. Ma la parte eterica dove va? Gira, torna a diventare eterico, Sì, alcuni torna. tornano, alcuni no. Ci sono dei disincarnati animali? Sì. Mhm. Perché?
che succede quando un disincarnato, cioè un animale è disincarnato? Allora, succede quando muoiono all'improvviso. Mhm. E quando Solo in vengono quel portati al caso lì. macello? No, perché lo sa, si accorgono. E dove sono questi disincarnati animali? Vedo tipo un piano dove va la parte eterica degli animali, degli animali. Ah, quelli Mm. disincarnati tu vuoi sapere, non la parte eterica Mhm. degli altri. No, allora, disincarnati animali, li vedo insieme agli altri, ai disincarnati umani. Va bene. Allora, siccome non dobbiamo aprire nessun portale aureo per No, umani, lo apriamo. Hai già che capito? bella questa cosa. Sì. Lo apriamo di un diametro di chilometri per Mhm, tutti i disincarnati animali di mhm, tutti i tempi, di tutte le linee temporali. Più arrivano e più diventa grande alla bisogna. mhm, Jumanji, mhm. Sì, proprio cosa così l'ho vedi? visto. L'ho visto proprio così. Ho visto che sono talmente, questi animali hanno talmente recepito che cos'è il portale aureo degli animali, che hanno una talmente foga che diventa quasi un vortice per entrarci. Ok, e li vedo arrivare tutti. E la differenza che vedo è che quando chiamiamo gli umani, alcuni stanno in disparte, e invece Mm? gli animali non vedono l'ora di Lo entrarci. sanno. Mm, lo sanno. Mhm. Oggi ti diverti, eh? Mhm. Tutto merito di Emanuele. Mhm. Assolutamente. Ok, dimmi quando è entrato l'ultimo e chi è l'ultimo che entra. È Cos'è? è una via di mezzo tra un Bambi, li chiamo io Cerniatti, Mhm. è bianco però, un po' più grande di un Bambi, bianco con le corna. Cosa sono? Dei caprioli? No. Boh, Mm. Ma è un animale di oggi o un animale estinto? tipo una via di mezzo tra un Bambi e un cervo, però bianco. Sono entrati dei dinosauri. Sono entrati dei dinosauri, sono entrati degli emu, poi vedo tipo dei, come si chiamano? Dei fenicotteri, però più grossi. Mhm. Insomma, hai visto di tutto, hai visto Sì, insetti, pesci, tutto. uccelli, rettili, mammiferi, ovipari, Mhm. anfibi. Ok, dove sono andati? Sono tornati etere. Sì, Ok, ai piani alti vanno c'è in questo qualcuno? tipo, vanno in questo spazio di etere degli animali. Ai piani alti c'è qualcuno di incavolato? I piani alti ci stanno guardando come per dire, oddio, adesso cosa stanno facendo questi? Cosa si sono inventati? Perché è come se dovessero fare il triplo della fatica per utilizzare la parte eterica per farsi vedere. Viene una roba così. In che senso? Non ho capito. È come se le interferenze usassero, no, la forma dell'animale Mhm. per interferire, ok? E Mm. anche in eterico con i disincarnati. Mhm. Cioè, come se loro utilizzassero quella parte lì Ok, per farsi vedere, ok? E quindi adesso noi gli abbiamo tolto un bel pezzo di... energia. Mm. Va bene, chiudiamo questo portale. Quanto è grande? Quanto era grande? Boh, tanto, tanto. Un Tanto, tanto. cerchione? Un Sì, grande sì, cerchio. sì. Ok, lo chiudiamo Mhm.
e andiamo avanti. Matrimonio esoterico promesso alla ex, alla sua ragazza, che poi è diventata la ex. E questa cosa, siccome lui è uno che promette e mantiene, gli crea un disequilibrio, un fastidio, un problema. E diciamo che si è fatto un contratto da solo, cioè, ehm, mm, non lo vedo legato a un'interferenza nello specifico, però c'è questo contratto nel suo cluster che è come se cioè, io vedo la parte tra lui e il contratto del cluster, diciamo, il legame energetico, come tutte le altre interferenze, però non c'è nessuno sopra che l'ha fatto, Mhm. ok? Quindi è come se, Ha fatto lui, sì, è come se la PS se la fosse fatta solo tra di sé. perché l'ha fatto a se stesso, stessa. Mm. Per vedere l'effetto che fa, dice, nel senso, l'esperienza eh, di vedere che alcune promesse che si fanno in quell'istante lì. Ah, ok, adesso mi è arrivato chiaro. Praticamente l'esperienza che lei vuole fare è portare le promesse fino, cioè, a oltranza per vedere, Mhm. per arrivare poi alla fine ad imparare che le promesse si fanno in quell'istante e nel qui e ora con quelle condizioni, ma non possono Mhm. valere anche per gli istanti dopo, perché negli istanti dopo si è un'altra persona, si cambia, quindi è valida lì. Ok, quindi Le cose cambiano. le cose Ok. cambiano, quindi l'esperienza è Questa quella. ex si è già visto in altre vite, Emanuele? No, come ex, no, no, come ex no. C'è la fiamma di Emanuele? Non è incarnata, no. C'è un'anima affine? Anime affini ce ne sono. Sì, allora, ce n'è una in Nord Africa, penso verso Marocco, Tunisia, Marocco, lì. Poi c'è in Francia, Germania, mancano due, Islanda e poi Asia, mm, India. Tutte donne? Due uomini, quelli, cos'è detto, Germania e Islanda sono due uomini. Ma se lui incontrasse un'anima gemella uomo, diventerebbe un grande amico? Una di quelle amicizie tra uomini molto forti? Sì, Fratello? sì, 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 qua sì, in questa vita sì. Invece se incontrasse una donna potrebbe Sì, sfociare, andrebbe verso la direzione della relazione. sì. Va, va bene. Bene, la parte più interessante, particolare, secondo me, grounding. Inizia a camminare a piedi nudi dopo un incidente, insomma, per questioni che non ci interessano. Oggi mira alla quadrupedia, autoinselvatichimento, Mhm. riforestazione, viaggio a piedi o in bici nella foresta, autonomia di vita, quindi immagino procacciarsi il cibo, dormire, organizzarsi senza troppi comodità e accessori della vita moderna, quindi forse addirittura senza tenda, se non ho capito male, cercando rifugi, Mm, costruendoli. facendo le capanne. Allora, ehm, la Dimmi PS cosa. aveva, sì, la PS aveva già programmato questa cosa, ok? Per Emanuele e aspettava il momento in cui sentiva che la sua vibrazione, la sua energia fosse quella giusta, in cui lui fosse pronto. E in questo caso è lei che gli ha creato
ha provato a mandare altri messaggi prima ad Emanuele per andare verso questa direzione, ma non sono stati sufficienti. E quindi lei ha creato, diciamo, l'incidente per far sì che lui con quello trovasse la strada, ok? Verso la Mhm. natura. Lui sa esattamente come fare, anche se non sa che lo sapeva già, ma è proprio una memoria di quella vita lì. Lui sa esattamente come fare, deve solo riallenarsi concretamente a farlo. Mhm. E lì poi, cioè, quando arriva lì, vedo che fa, cioè, delle cose. Se oggi, allora andiamo al grounding, concentriamoci solo Mhm, su quello, in una delle volte in cui l'ha fatto, mhm. natura, non so, arriva un fiume, sui sassi, la terra, i legnetti e le foglie, gli aghi dei pini. Vediamo, seguiamolo e dimmi come vedi la sua, per esempio, solo frequenza. Se è costante, a che livello, se aumenta facendo cose, se diminuisce facendone altre. Io vedo che a un certo punto, quando inizia a camminare così in grounding, ok, facendo grounding, vedo che a un certo punto, dopo un po' di passi, la frequenza diventa unica con la terra, col terreno e aumentano entrambi. Lui e e la terra. Sì, diventano praticamente una cosa unica a livello vibrazionale, aumentano entrambi, arrivano, oh, è arrivato anche a 100.000 miliardi a volte, cioè Quindi quasi questo. 250 miliardi è la base di Sì, Emanuele. principalmente sì, ogni tanto scende Ma la frequenza 5 della Terra miliardi. la frequenza della Terra con cui lui si connette è quella di Schumann, la frequenza di Schumann. Sì, E a quanto ammonta adesso la frequenza di Schumann? 327. È vero che si è interrotta per qualche momento? No, io ho visto che lì hanno fatto in modo di non farla vedere. No, no, è stata una. Hanno modificato gli strumenti. Sì, Ok. Quindi è la PS che vuole fare questa esperienza. sì, C'è però, mi viene un sospetto, c'è però il rischio di, come dire, perdere il contatto con il proprio essere. eh Noi siamo sì. esseri umani. Mm, 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 ehm, mm. Sì, è un po' difficile, cioè non vorrei che il messaggio che passasse a Emanuele che adesso devi prende vivere e là, va no, nei boschi, deve vivere lì e poi i suoi genitori ci vengono a cercare, no? Sono no, delle esperienze, assolutamente. sono delle esperienze, giustamente lui fa un viaggio e sta via una settimana e fa questa esperienza, poi torna a Sì, casa esatto. e ha E capito magari delle durante cose. il giorno lo fa mezz'ora al giorno, no? Per comunque mantenere la sua vibrazione così. Quindi, se lui vorrà lavorare nella natura, potrà trovarsi un posto dove vive vicino alla natura, con cui lavora nella natura e poi tenersi un piccolo spazio, una mezz'oretta così al giorno dove può aumentare le vibrazioni. Non può tenere queste vibrazioni 24 ore al giorno perché non sono compatibili con. Mi, mi diventa Ti senti sento male. un fuori di testa se mi senti adesso? Sì, Adesso mi senti? sì, sì. Ok. Se lui passasse troppo tempo in queste condizioni diventerebbe uno fuori di testa, uno Mm, che perde la ragione, uno sì. che... No, chiedo. Cioè, apparirebbe così, no, no, però apparirebbe così, ma non è compatibile con vibrazioni così alte sempre, non sono compatibili con quello che facciamo qua. E se lo facesse, ipotizziamo, Mm, un outsider già come Emanuele, sì. con vibrazioni così alte per lungo Mm. tempo, che succede? Cosa che parte? Cosa che salta? La mente? Il corpo? Hai presente il film Lucy? Sì, non ricordo Ok. tutto, ma sì. Praticamente diventa solo vibrazione.
Sì, ma Cioè vedo come proprio essere che sì. umano, Emanuele, occhiali, Sì, può, capelli, può barba. lasciare, potrebbe fare come strategia di lasciare il corpo, quindi lì morto, nel momento in cui, perché arrivi a un certo livello che è così alto che cioè non puoi più vivere concretamente, non ti vedono, cioè col corpo non puoi, Ma a quindi o lo parte prima, dissolvi. soccombe prima il corpo o la mente? Non è necessario che soccombano. Cioè lui, una persona a quelle vibrazioni alte può decidere di fare quello che vuole sia con la mente che con il corpo, quindi può anche farlo dissolvere, ok? Quindi può Mhm. scegliere come vuole. Va bene, questo, questo è chiaro, però il contraltare in effetti è il suo quarto punto. Lavoro, soldi, autosostentamento, Mm. soluzione. Secondo me la via che ha scelto è proprio la soluzione ideale. Lavorare nella natura. Sì, approfondire quella che lui ha chiamato medicina ambientale. Mm? Adesso non so bene di cosa si tratta, però proprio ehm, che in fondo quello che vedo io è quello che ha imparato a fare in quella vita là, quindi che può Mm. insegnarlo anche agli altri. Lì era capo della tribù, lo aveva insegnato agli altri. È come se rifacesse la stessa cosa, ma nei tempi moderni, quindi ci sta ecovillaggi, tutte queste cose qua. Trasmetterlo proprio anche agli altri, sì. Va bene. Ehm, molto interessante. Andiamo al cluster. Ok, ci è andato lui, non avevo dubbi che andasse da solo. Ehm, Come lo vedi? sono dei piccoli cerchi, piccoli nel senso, sì, sono piccoli e sono un po' più tozzi, un po' più fini a seconda di quanti contratti ci sono in quella vita lì. Ma sono delle fettine di ramo con i cerchi concentrici degli anelli? No, sono degli anelli più che cerchi, solo degli anelli. Ok, i Ecco. ring, ok. Sì, tipo sai quelli dei bambini che dovevano, piccoli che imparano Che a devi dare. lanciare dentro. Ecco, Mm, tipo ok. così. Quanti sono? 1000. Ok, prendete uno a caso, vediamo cosa c'è scritto dentro. Magari uno relativo alla vita di Emanuele, non ad altre vite parallele. Strambo, Cioè? però, cioè, ehm, Ah, lui strambo. no, però inteso No. come, sai, quella cosa che fanno quando vai in barcavele, in barcavela. Ah, strambare la vela. Esatto, quindi prendere il Che- vento in quella maniera lì. Eh, te lo traduco, c'è scritto, ti dico cosa c'è scritto. Deviare la strada dritta, deviare Cosa? la tua via dritta da un'altra parte per frenare la tua evoluzione. Quindi l'esperienza è imparare a riportare la vela che ti faccia andare dritto. Mhm. Quindi questo è un contratto, no? Avrò Mm, delle difficoltà che mi esatto. distoglieranno dalla mia strada Sì. e che ci sono state nella sua vita, Mm, ma la sua strada è quella lavorativa di realizzazione personale all'interno della natura. mm. Molto interessante. Cosa fa? Ha già aperto il portale già prima, adesso li sta lanciando tutti dentro, li ha lanciati Mhm. e ha chiuso. Ok, non gli insegniamo nulla, gli diciamo solo ad eternum. Infatti era già fatto. Ok. Quanto vibra il suo? E io vedo un 1 con N zeri, boh, alla, non so,
235, 235 zeri. Ok, Avatar, se esiste. Sì, sì, esiste. Che La fa? prima Dov'è? volta che io lo vedo Mhm. minuscolo, lo vedo piccolissimo. L'egiziano. Oh. Sì. Mm, 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 mm. Grande come un puffo. Sì, sì. Non so. Scrivania è tutto compreso, tutto piccolissimo. Ah, ok, via tutto Mhm. ad eternum. Ok, messo. Ad eternum. Con queste nuove condizioni ci sono ancora le mantidi, il falconiforme, i due EDL, gli impianti, le due entità mentali, le abduction di cui si è reso conto. C'è ancora qualcosa? No. Ok. Alziamo le frequenze, mettiamo un ad eternum, se lui preferisce, nel corpo fisico, mentale, Mhm. emozionale, subliminale, eterico. Mhm. E io oggi vorrei chiedere due messaggi. Il secondo sarà quello della PSP di Emanuele. Il primo, quello dello spirito animale, o della natura, se preferisci. Ehm, Chi si presenta? Cosa si sono vedi? presentati un gruppo di alberi come in cerchio e le foglie, sia quelle sugli rami che quelle che stanno cadendo. Ok, Mhm. e mi dicono se noi riusciamo a creare delle vibrazioni, a tenere le vibrazioni in equilibrio. Mhm. Ok, tutti noi che facciamo parte della natura, anche con il tempo atmosferico, sia temperatura alta, bassa. Ok, quindi tutto ciò che cambia durante l'anno, quindi prima le foglie verdi, poi sono gialle, cadono, serve per equilibrare la vibrazione e tenerla sempre a un livello che è sano, che è quello che mantiene l'equilibrio ideale, che è armonico, che è di pace, che è di serenità. Quindi tutte le volte che un uccello passa e cinguetta, cambia la vibrazione e le foglie si adeguano. Per esempio, mi fa vedere queste cose, anche se noi non lo percepiamo, la foglia si adegua. È come se Al cambiamento di cambiasse, sì, vibrazione. è come se cambiasse un po' le cellule in quel momento e poi riuscisse a riportarle come prima. È proprio una cosa. Mhm. Mm-mm. Che cosa vuole lasciare come messaggio questo spirito, questo eterico natura o eterico animale? Sì, tutte e due, alla fine m'hanno mostrato questa immagine, ma è per riguarda sia natura che, cioè, sia gli animali che i vegetali, le rocce. Ehm, ci sarà, dici- potenzialmente potrebbe esserci una vibrazione armonica anche con tutti gli umani. Eh, ma in questo momento ehm, non è possibile perché le vibrazioni basse sono tante e quindi ci vorrà ancora tanto prima che questo succederà. Sente, mi dice, sento eh, che in alcuni posti c'è il cambiamento. L'energia della natura sente che in alcune zone la vibrazione è molto più armonica. Ok, vibrazione finale di Emanuele. C'ho paura di quello che stai per dire. 157 miliardi.
157, di meno quindi. Era Aspetta, 250 Ah no, scusa, 1000 miliardi. miliardi. Ah, Percentuale di sembrava sta. consapevolezza. Era 196. 315. PS e No. PE. Come prima fa Va su e giù. Ma sì, siamo lì. 50-70. Sì, sì, 928 vite. 312. Un terzo. Cervello 10,3. 13. Mazza. Aumenterà, potrebbe esercitarsi per aumentarlo stabilmente, perché può raggiungere dei picchi, ma Certo, può raggiungere dei picchi e li vedo alti. Stabilmente potrebbe essere intorno al 15, tra un po'. facendo cosa? Quello che Questa deve. cosa, sì. Ok, messaggio finale a se stesso, anche con il discorso indiretto. Mhm. Mm. Vabbè, la PS e la PE vogliono dire ad Emanuele di continuare a esercitarsi e entrare in quella sfera, in quella bolla che lui sente. Mhm. Questo è un allenamento buono. A parte l'allenarsi con la natura, che quello potrà essere parte del suo lavoro e vibrazioni altissime, ma nelle cose di tutti i giorni, per essere centrato, allenarsi a stare in quella bolla, in quella sfera che lui conosce. Entrare e uscire, entrare e uscire, entrare e uscire, in maniera tale che ci può entrare nel momento in cui ne ha bisogno, in cui sente l'esigenza di entrare in quella sfera lì. Ok, Emanuele in questo momento è molto collegato alla sessione, a se stesso, PSP, a Mm, te. mm, 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 mm. Ok, perché Sì, vedo che ogni tanto... Ah, come se, è come se avesse fatto delle cose energetiche lui, non solo in eterico, ma da lì. È mhm. come se ho sentito che avesse fatto delle Che cose così. nell'ultima parte ha fatto qualche sbadiglio. Questo è una cosa che succede ovviamente anche a me quando sono connesso. Mm, Non mi viene da sbadigliare praticamente mai in tutta la giornata, se non quando c'è una forte connessione con, sì, in questo caso, te e la persona in mm, questione. Quindi anche lui si è connesso sì, fortemente, giusto? sì. Chi altro? Ti dico cosa mi è arrivato adesso, lo sta facendo lui, adesso non so se lui vede uguale, ma o sente uguale. Sta mandando energia che vibra alta nel campo eterico, come se fossero dei petali, come se mandasse dei petali bianchi. Mm. Con dentro l'informazione di questa sessione? Sì, sì, con quella vibrazione lì, e mi sembra sia la vibrazione armonica della natura. Mm, 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 Ok. mm. Lui va in ipnosi? Potrebbe andare in ipnosi? Sì, sì. Beh, dopo ci Adesso che racconterà abbiamo perché. tolto tutte le convinzioni che non riesce, che non è adeguato, bla bla bla. Va bene, passiamo questa informazione a tutti quelli che la vogliono. Mhm, Che altro? Pronto a tornare? mhm.